Girando un po' su YouTube mi sono accorto che ho visto tanti video fatti per consigliare l'iPad migliore nel 2025. Ok? Io non sono qua per consigliare niente a nessuno, me ne guarderei bene, però sto per dire la mia. Ok? Ho guardato tanti video e mi sono accorto che la maggior parte di YouTuber consiglia gli ultimi modelli perché non lo so, forse sono sponsorizzati, forse magari prendono qualcosa, però non sono d'accordo assolutamente perché secondo me non è l'ultimo modello che vi fa fare le cose migliori. Quindi in questa scelta bisogna stare un po' attenti. Infatti, io cosa ho fatto? Ho cambiato iPad, perlomeno ho cambiato un iPad. Io ho due iPad 2017, uno da 12 pollici e uno da 10. Questo da 12 pollici mi sta riprendendo in questo momento perché ovviamente l'altro lo metterò poi in sostituzione di questo e non avrò più altri iPad per fare nessuna cosa perché ovviamente quello che ho preso è talmente per me talmente avanti a questi che non ci potrò più far nulla di questo genere, però adesso per questo video ovviamente mi ci vuole questo iPad 2017 ancora che mi riprende. Beh, in buona sostanza ho preso l'M1 2021 con 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Perché così pochi? Perché tanto quello che ci faccio, ecco, state sempre attenzione a questa parola, quello che uno fa così deve spendere, non bisogna strafare in cose che poi non utilizziamo. Infatti, quando è uscito l'iPad nel 2021 era stato classificato come una macchina utilizzata diciamo dalle persone medie al 20%, quindi capite che c'era un bel 80 di percentuale non utilizzata, quindi perché far morire quelle macchine lì che sono ancora attuali. Quindi ho preso un M1 come dicevo 256 GB di RAM perché con LumaFusion in questo modo si può anche lavorare con una disk esterno essendo USB-C, quindi la memoria alla fine non mi interessa visto che poi ce l'avevo fatta sempre col mio 2017 256 GB, quindi cosa mi cambiava a me? Nessuna, l'amore di lavoro è sempre la stessa, quindi non ha senso aumentare di più l'hardware di queste macchine. Ma vi faccio vedere subito dove l'ho preso su Refurbed, che anche se è un nome così ma non è niente di preoccupante, e l'ho pagato veramente poco perché l'ho pagato solamente 587,99 euro, addirittura in 3 rate con cava, quindi capite bene che è una spesa non è tanto grossa magari per chi può permetterselo, ok, però diciamo che 3 rate uno magari non se le sente neanche. Quindi questo sito qua che non è ci tengo a dire che non è sponsorizzato, è una cosa che sto dicendo tutta da me, non mi ha responsarizzato nessuno di loro, quindi è una cosa che ho voluto portare sul canale perché l'ho provato, infatti lo intravedete, funziona bene, ho fatto tutti i miei test, quindi l'iPad funziona perfettamente, quindi voglio portare così una testimonianza che se dovete cambiare dispositivo aspettate un attimo a comprare un dispositivo nuovo, ecco, tutto lì. Quindi avete visto, ho pagato molto poco e vi faccio vedere ovviamente che sulla home page c'è tutto, iPhone, di tutto, cioè vedete, potete prendere di tutto. Se andate su un modello di iPad, per dire prendiamo il Pro, questo qua, vi esce fuori praticamente il modello che costa meno, però ovviamente il modello è indicativamente scritto lì, solamente che se aumentate la RAM, cambiate colore, aumentate in giga, tutto il resto ovviamente il prezzo sale, e questo non c'è da dire, ok, non c'è nulla da dire. Però io sono contento perché ho fatto un upgrade a questo piccolo parco di iPad, diciamo molto contento. Andiamo adesso a vedere un attimo da vicino, ma tanto l'avete già visto, tanto per farvi vedere che è in buonissimo stato, e poi dopo vi dirò come stare attenti a capire se l'iPad è perfettamente funzionante e avete anche 30 giorni di reso, quindi occhio, e poi andremo a vedere una tastiera che ho comprato con la cover in finale.
Eccolo qua, 12 pollici, full retina, tra l'altro non vi ho fatto vedere le caratteristiche perché è un retina, quindi è un display meraviglioso, una fotocamera, mi sembra che poi sia come l'iPhone 12 o 11 diciamo 12 megapixel, ma chi se ne frega, non andrò mai a fotografare con un iPad così grosso. E la cosa bella, ovviamente abbiamo il Face ID, abbiamo ovviamente cosa abbiamo? Basta, abbiamo il Face ID che è forse più comodo del touch, ma chi ne so, non so, forse sì, forse no, ma non è questo il problema. Abbiamo l'USB-C che è quella che conta di più e come potete vedere non abbiamo graffi, ok, anche se lo metto un po' in controluce, io l'ho già ispezionato, non ci sono graffi, sì, qui c'è un'etichetta che devo praticamente cambiare, ma non ci sono graffi, vedete, non ci sono alcun graffio sopra e anche il display è perfetto, quindi perfetto. E poi le caratteristiche ovviamente sono, diciamo, ottime perché è un full retina e quindi a me mi va benissimo al 100%. Adesso vi dico un po' come stare attenti a non farvi fregare, almeno dalla mia piccola esperienza, eh. Ok, ragazzi, è solo una cosa mia. Quindi, aggiustate la maglietta. La prima cosa da fare è controllare ovviamente che sulla scocca e sul vetro sia tutto a posto, che non sia rotto, eccetera, eccetera. La seconda cosa da controllare sono le fotocamere, ok? Fate una foto, fate un video, guardate le lenti, assicuratevi che non siano danneggiate. Io le ho guardate e qui sono tutte a posto, quindi funziona perfettamente. Poi, vabbè, ovviamente controllate la porta, agganciatevi ovviamente l'alimentazione che danno l'alimentazione, mandato l'alimentazione ma non la scatola, provate con un hub USB-C a collegare un disco, a collegare un microfono, a collegare quello che volete per vedere che tutto funzioni, il Face ID e tutto il resto. E andate anche a controllare le caratteristiche, che sia giusto. Come ho fatto io a controllare la caratteristica? Ovviamente lo sapevo che era un M1, però diciamo come... Aspetta, non si è sbloccato. Come dire, ho detto adesso lo faccio vedere io se è un M1 o no. E infatti l'M1 si vede perché eh, ah, può lanciare Logic Pro, quindi è un M1, ok? Se no, nulla, non potete lanciare nulla. Quindi, dopo, diciamo, fatte queste piccole, come dire, piccoli controlli, passiamo alla cosa forse più dolente, la batteria. Allora, il tasto dolente di questi dispositivi presi, e ovviamente ricondizionati, non l'ho detto, ma era sottinteso, è un po' la batteria, no? Che non sappiamo che fine facciamo, se ce l'abbiamo al 100%, all'80, 50, 21. Negli iPhone sapete che esiste la voce batteria, stato batteria, quindi andate lì e vedete la capacità massima. Anche negli iPad dovrebbe, ok? Dovrebbe esistere, ma come vediamo qua dal supporto della Apple, queste funzioni qua sono solamente visibili in questi modelli. Quindi nel mio M1 vuol dire che non c'è? Cioè io ho pagato, adesso è di quinta mano, ma se l'avessi pagato nel 2021 3 miliardi di euro, non avevo lo stato batteria. Vabbè, io me ne sto, non è un problema, tanto sono sicuro che faccio i miei test e sono a posto. Vi devo far vedere, andando qua, così per curiosità, che è ancora una macchina potentissima questa, l'M1 del 2021, che fa anche rima. Dunque, quarta, secondo l'ho passato, e eccolo qua, iPad Pro 12 pollici 2021. Se andiamo nelle caratteristiche e vediamo un po' tutto quello che può fare a bordo, è ancora una macchina capace di fare molto, quindi abbiamo la certezza di avere il chip M1, quindi eccolo qua, Apple M1, quindi diciamo che sì che adesso c'è l'M4, però sono numeri ragazzi, M1, M2, 3, 4, tra poco ci sarà l'M5, cosa facciamo? Andiamo a fare la corsa? Quindi detto questo, cosa ho fatto io? Perché non lo so come adesso vi faccio vedere se riesco ad andare nelle impostazioni. Ecco qua, impostazioni, ve le faccio vedere. Se vado in batteria,
Qui sta elaborando qualcosa, ma non so se finirà questa elaborazione e comparirà stato batteria. Adesso questo non ve lo so dire, non me lo ricordo. Anzi, aiutatemi se potete, se sapete qualcosa del genere. Ovviamente qua solamente sono le fasi della batteria, ma c'è mica scritto qua. L'ultima ricarica. No, no, questo è solamente quello che riguarda la ricarica. Quindi non c'è stato batteria. E come ha fatto il buon Gennaro a far sì di capire più o meno com'è la batteria nello stato che è? Sono andato a comprarmi per ben 1,99 € questa applicazione qua, ok? Si chiama proprio test batteria, quindi faccio di così. E mi ha dato questo punteggio qui. Mi ha restituito questo punteggio qui, quindi cliccandoci sopra e andando qui dice che praticamente lo stato della batteria è perfetta. Adesso ovviamente non so questo programma a cosa si riferisce, se sono valori reali oppure se li sono inventati, no, so, questo non ve lo posso assicurare, però so solo dirvi che, che posso dirvi che se avete un problema del genere, ovviamente, e non sapete dove sbattere la testa, un programmino così ci può dare aiuto. Ecco, io sono andato subito su test e quindi io incomincio a fare il test. Quindi ora, finito questo test, andiamo a vedere il risultato. Ecco qua, ok, mi ha dato di nuovo lo stesso risultato, ci riclicco sopra perché e poi qua abbiamo di nuovo il risultato, quindi è sempre perfetto. Ho visto adesso qua, ho visto Tamo sulla sabbia, sistema, non so cosa sia, ci andiamo a cliccare su sistema. Ah, ecco, qua abbiamo tutti i modelli di iPhone. Ah, che bello, che bello, che bello, tutti iPhone vecchi. Perché non ci sono solo gli iPhone? Boh, se ci clicco sopra che succede? Vabbè, non ce l'ho iPad. Comunque, vabbè, poi qua classifiche, ho la classifica, forse la mia classifica, penso di Italia, non so cosa sia, e qua abbiamo uno storico che forse è il mio, questo è lo storico mio. Ok, vedete che sono andato da qui, questo prima l'avevo interrotto, l'avevo interrotto e poi su altro cosa abbiamo? Su altro cosa abbiamo? Vediamo un po'. No, 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 no. Andiamo su altro cosa abbiamo. Basta. Allora, su altro abbiamo privacy, ovviamente, vabbè, queste sono tutte le cose che riguardano l'applicazione stessa, vabbè, dai, non ci può interessare. Adesso invece andiamo a vedere la tastiera che ho preso con la cover. Vabbè, non vi spoilerò niente. Allora, ho preso una tastiera per 24 €, quindi già non mi aspettavo chissà cosa, ok? Quindi non... no, diciamo che mi sembrava che l'avessi presa anche retroilluminata, però non so, non è così. Non è così. Questa è la tastierina, eh? Non è che sia delle migliori, ok? Vedete, la tastierina è proprio molto basica. Se andiamo a vedere anche la fattezza, si piega pure, cioè è una tastiera veramente dei poveri, diciamo, ok? Dei poveracci, poveracci, poveracci. E dentro ovviamente c'è il cavo di ricarica USB-C, penso che sia, e qui invece c'è la cover. Ecco, la cover devo dire che è ehm, buona. La cover è buona perché ovviamente non lo porto in giro quasi mai. Però se dovesse uscire questo iPad io non vorrei mai che prendesse qualche colpetto. La cover è bella robusta e beh, l'iPad è gigantesco, però è grande, cioè non è piccolo. Io poi pensavo che era nella mia, ecco, vedete come si vede, nella mia ingenuità pensavo che fosse magnetica la tastiera. Adesso vi faccio vedere com'è magnetica la tastiera. Non ridete. Ok, l'iPad si mette qui, si alloggia qua, ma niente di diciamo di strano, è una cover tranquillissima, senza nessuna pretesa, perché non volevo, ovviamente, ho messo giusto, non volevo
comprare per adesso una cover tastiera da centinaia di miliardi di euro. Ecco, questa la mettiamo così, ok? E la tastiera, che adesso vi faccio vedere, è così. E questa è la sua metallo, tutto, vedete, si aggancia qui. Pensavo fosse retroilluminata, ma non lo è perché ecco, tra l'altro non è come la Logitech che avevo sull'iPad vecchio che è costata sulle 150 euro, quindi non è come quella. È messa al contrario. Ecco, vedete adesso sì, c'è la luce blu, quindi si sta collegando, ma pensavo fosse retroilluminata, ma non lo è. Tra l'altro come ergonomia è molto, mamma mia, cioè, vedete che si piega anche, è una cosa veramente assurda, cioè, ma è di una bruttezza incredibile. Però per adesso può andare bene, cioè non c'è problema, si aggancia col Bluetooth, non è retroilluminata, io pensavo fosse retroilluminata, ma non lo è, eppure c'era scritto retroilluminata, adesso poi andrò a vedere come si retroillumina, magari sono io che non so usarla, magari c'è qualche tasto da poterlo fare, e se no la rimando indietro. Però diciamo che la cover è robusta, per 24 euro ragazzi, va bene. Perché ne avevo un'altra di tastiera che ho adesso momentaneamente abbandonato da qualche parte, bianca, che non trovo, aspettate. Ecco qua, questa qua che forse è un pelino meglio. Tra l'altro c'è un problema, quello lì. Adesso vi faccio vedere, questo è un pelino meglio. C'è un problema che non si chiude come mi aspettavo dentro l'iPad, non si può chiudere. Cosa fa? Resta così. Ok, resta così agganciata qua, ma non potrai mai portartela in giro una cosa del genere. Mai, però diciamo che, come dire, va bene così, per adesso va bene così, come ho detto, anche se userò magari quella bianca, e diciamo così. La cosa che volevo concludere, l'USB-C. Innanzitutto adesso, poi il prossimo video che farò, penso lo farò tramite l'iPad nuovo, cambiano un po' di cose. Adesso io sono ovviamente in modalità wireless, in mirrorless sul monitor che vedo qua davanti, che voi non vedete, mentre che è il 22 pollici che mi fa vedere tutte le riprese che faccio, però sono in modalità wireless, quindi c'è un po' di ritardo, ogni tanto si inchioda, sì che diciamo che il sistema è vecchio, quindi per forza si inchioda. Adesso invece con questa hub USB-C che ho pagato pochissimo, oltre a alimentare ovviamente il banco di regia che funziona bene, posso andare a attaccare l'HDMI, quindi il monitor non è più in wireless, ma è in tempo reale. Quindi diciamo tolgo, ok, tolgo diciamo, una funzione grave sulla CPU, perché ovviamente più funzione abbiamo, più di condivisione, più la CPU si affatica. Quindi se io tolgo la condivisione monitor tramite wireless e ce la metto diretta, cavolo, miglioreranno le cose o non miglioreranno? Io penso proprio di sì. E poi niente, poi come ho detto l'hard disk grazie a LumaFusion che porterò un mio video finalmente sul canale. Bene amici, io ovviamente vi ringrazio per aver visto questo video fino alla fine e state attenti a non andare dietro ai numeri, perché i numeri non servono, servono poi quello che in base a quello che fate, il dispositivo, quello che vi serve. Ok? Potete prendere anche un 2018 e andare benissimo, quindi non è fatto di numeri. Ok? Quindi detto questo, se volete condividere questo video, se interessa a qualche vostro amico per magari, non so, conoscenza, qualsiasi cosa, fatelo che mi fate crescere. E poi in ultimo, sempre vi chiedo la stessa cosa, ma è una tiritera che noi creator dobbiamo fare. Iscrivetevi al canale che è gratuito e azionate la campanella per ricevere notifiche di video che posterò in futuro. Con questo è tutto, con questa bella tastierina pieghevole, pieghevole è tutto, ci vediamo alla prossima.